Amici, oggi due video con molte immagini. Gli argomenti possono sembrare diversi, ma trattano la stessa cosa, cioè la cancellazione di una civiltà. Molti ricorderanno il film Storie di ordinaria follia, tratto dai racconti di Charles Bukowski. Lo scrittore, prima di abbandonare il lavoro e diventare un irriverente dissacratore della cultura americana, pubblicò anche il libro Post Office, dopo aver lavorato per molti anni proprio in un ufficio postale di Los Angeles, che potrebbe essere questo oppure questo. Gli uffici postali americani dell'inizio del secolo scorso sono delle strutture incredibili, spesso simili a campidoglio o chiese gotiche. Se li paragoniamo a un ufficio postale di oggi, salta agli occhi la grandiosità di queste strutture. Evidentemente c'erano enormi quantità di posta da smaltire. Ma a chi scrivevano gli americani? Visto che erano quasi tutti figli di immigrati, forse scrivevano ai parenti contadini in Italia e in Europa, ma al massimo una lettera ogni mese, infatti in strada non si vedono molti clienti. E poi a Natale i bambini scrivevano a Babbo Natale. Ma oltre a questo, a cosa sarebbero servite delle strutture così grandi, di un'architettura monumentale, con colonne romane, capitelli greci, corinzi e ionici? Dovevano esserci molti immigrati dalla Grecia che avevano trascorso i loro anni in America alle prese con questi lavori. In realtà abbiamo due spiegazioni per questi edifici. O non erano uffici postali, ma strutture della passata civiltà riciclate per giustificarne la presenza, o erano davvero uffici postali e quindi la precedente popolazione doveva essere una sovrappopolazione. In questo caso, che fine avevano fatto le persone? Se le era portate tutte via il diluvio, o era avvenuta una raccolta di corpi in America 100-200 anni fa, come nei più orrendi film di fantascienza. Capire come è avvenuta la sostituzione etnica in America potrebbe aiutarci a capire cosa succede ora in Europa. E non è finita, che dire degli uffici postali in Australia, simili se non uguali a quelli americani. Cosa si potrebbe aggiungere? Credo che bastino queste altre immagini. Spesso, proponendo dei video su edifici del passato in America, mi sono fatto una domanda, cioè dove fossero gli architetti che, sulla base dei loro studi, potessero davvero associare le strutture realizzate nella loro breve storia, cioè a partire dalla colonizzazione, al lavoro effettivo dei loro colleghi presenti sul territorio. Ma soprattutto architetti capaci di costruire tali edifici con le tecniche, gli strumenti e i materiali di cui disponeva allora l'edilizia. Infine, perché a nessuno di loro sia mai venuto in mente che molti edifici venivano distrutti di proposito, per cancellarli dalla storia. Immaginate poi l'ingrato compito dei cloni nell'inventare biografie e contesti riguardanti la realizzazione di edifici così maestosi e altre opere assolutamente incredibili. Perciò in molti casi si faceva prima di invocare un fuoco distruttore che coprisse la vergogna delle appropriazioni indebite e che assolvesse la cattiva coscienza, in una specie di gioco di società chiamato Nascondi le tracce, incendi del passato, un gioco che forse continua ancora. E poi perché mai la gente avrebbe dovuto sapere cosa ci fosse prima della sostituzione etnica effettuata per mezzo dei contadini analfabeti di mezzo mondo? Era una maniera anche per ovviare al fatto che i governanti si erano trovati davanti alla tecnologia ancora inspiegabile del passato.
Venite in America, sosteneva la retorica, terra di opportunità, un nuovo mondo da plasmare. Hanno sempre giocato con le parole. Se oggi guerra significa pace e se si spengono le luci per un futuro più luminoso, in precedenza l'inganno era che gli illuminati oscuravano e il rinascimento significava morte del passato. A Chicago, San Francisco e altre città c'erano monumenti che non rientravano nella nostra storia. Così molti furono demoliti e altri rinominati. Chicago, per esempio, era sorprendentemente simile a San Pietroburgo con i suoi ponti mobili. Attualmente pare che non ci sia più un solo angolo della Terra che non sia registrato virtualmente, soprattutto i monumenti e gli edifici, tramite foto e video, ma anche con una fantasiosa ricostruzione scritta della loro genesi. Ricostruzioni che non hanno niente di storico, ma solo l'intento di nascondere la verità. Insomma, si è cercato di dare una spiegazione a tutto e a tutti i costi, e spesso per spiegare la costruzione degli edifici sono state affibbiate date posteriori e stili ormai decaduti, magari con l'aggiunta dell'aggettivo neo, come nel caso di neogotico. Anche dire nuovo mondo è probabilmente una presa in giro. Anzi, si potrebbe addirittura ipotizzare che la nostra civiltà si sia affermata dapprima in America e poi in Europa. Ci confondono come hanno sempre fatto. Attenzione quindi alle parole. Non c'è mai stato un periodo neo. Tutti i monumenti simili sono stati costruiti nello stesso periodo, solo che non c'era altro modo di giustificare come un palazzo in Perù fosse uguale a uno in Europa. Quindi ne è scaturito il paradosso di avere edifici uguali a quelli di 1000 anni prima, ma costruiti 1000 anni dopo. Questo è senza dubbio evidente nel cosiddetto Nuovo Mondo, con i secoli dilatati allo scopo di inserire nello stesso calderone gli edifici europei e quelli già presenti nei territori appena scoperti, fra virgolette. I secoli in più consentono ad ogni costruzione di attraversare la storia senza precisi periodi di appartenenza, insieme ad aggiunte del tipo edificio iniziato nel, oppure consacrato il, o ultimato il. Ma è evidente che le città intorno agli edifici antichi si sono sviluppate dopo, come in questa immagine di Atlanta o in questa dove ancora c'è un obelisco. Osservando la presenza di una cattedrale in una cittadina, notiamo infatti come essa stoni col resto delle abitazioni, che non sono compatibili con la stessa matrice. Soffermiamoci sulla cattedrale di Washington. Pare che sia stata iniziata agli inizi del Novecento e che i lavori si siano conclusi da poco. Invece, se osserviamo questa foto di 100 anni fa, la cattedrale era già lì. Lo stesso architetto citato per quanto riguarda la tomba di Grant viene proposto come ideatore del Soldiers and Sailors Arch, un arco di trionfo simile a decine di altri in Europa, attribuiti ai Romani, ma costruito 2000 anni dopo. Abbiamo molti esempi del genere. Sulla genesi delle cattedrali incide anche il discorso della provenienza dei materiali. La versione ufficiale dice infatti che alla fine dell'Ottocento in tutto il mondo sorsero splendidi edifici in pietra, ma questi richiedevano tonnellate di materiali da costruzione e infrastrutture sviluppate, non sempre reperibili sul posto. In America, per esempio, l'unica piccola cava di Hardwick forniva granito a quasi tutti gli stati. Con il materiale estratto furono costruiti i Campidoglio della Pennsylvania e del Wisconsin, il municipio e il tribunale di Chicago, i municipi di Cleveland, Des Moines, Youngstown e molti edifici di dimensioni non inferiori a quelli del Campidoglio di Washington. Come poteva una piccola cava con infrastrutture deboli fornire tali volumi di pietra? Ricorda la storia del marmo di Carrara che giungeva abbondante in ogni angolo d'Italia. Molti di quegli edifici, infine, sono ormai ricordati solo su stampe
di cui si può sempre dire che erano invenzioni artistiche, e molti altri ancora sono stati trasformati e inseriti in contesti moderni. Ma fra le opere rimaste integre ce ne sono abbastanza per confermarci l'irripetibilità della loro costruzione. Alcuni edifici in India, in Thailandia e in Francia somigliano a dei ricami, come i collari di merletti in amidato nei dipinti. Forse insieme allo scalpello avranno usato anche l'uncinetto. Quindi, per farla breve, viviamo immersi in una sequenza di eventi simulati e tutti sono felici e contenti. L'importante è che ogni pezzo trovi la sua collocazione, tanto come giustamente pensano in molti, anche se sapessimo la verità cosa potrebbe cambiare. Ora dei nuovi proprietari vivono agiatamente in case e musei, fra opere non realizzate da loro. Il 26 marzo del 2024 c'è stato il crollo del ponte Key Bridge di Baltimora. Fatalità o altre ipotesi? Mistero, come il mistero del 7 febbraio del 1904, quando uno spaventoso incendio devastò il centro della città per 30 ore. Alla fine i vigili del fuoco, per circoscrivere i danni, furono costretti ad abbattere diverse costruzioni, proprio come era accaduto in altre città incendiate. I danni furono ingenti, si calcola che oltre 1500 edifici andarono completamente distrutti, ma quelli rimasti sono sufficienti a farci capire come fossero gli altri, quelli bruciati, e anche qui abbiamo uno splendido ufficio postale. In America abbiamo pochi ponti in pietra, come quelli di Annibale per intenderci. Immagino che la cosa si spieghi con l'impossibilità di giustificarne la presenza, dal momento che quel tipo di costruzione avrebbe portato molto indietro nel tempo, magari al Medioevo, che in America non c'è mai stato, come si sostiene, e sarebbe stato difficile spiegarli, a meno che non fossero attribuiti alle prime forme di insediamento degli indiani. Per cui i ponti di pietra saranno stati abbattuti, tranne qualcuno. Ma anche in America, come in Europa, un ponte del diavolo è rimasto, anzi dell'inferno. Però sono stati lasciati quelli in ferro speciale naturalmente, di alta qualità ingegneristica, che erano utili ai nuovi padroni, i quali stavano anche per ripristinare la ferrovia. Qui vediamo alcuni mastodontici locomotori. Parliamo ancora di treni e stazioni. In Italia, a Milano, la cronaca dice che alla fine del XIX secolo le esigenze dei viaggiatori erano cambiate e che c'erano più treni di prima. Ma prima quando? Se siamo ancora in una fase iniziale dello sviluppo delle ferrovie. Comunque è scritto che dal 1898 risultò evidente per Milano l'inadeguatezza degli impianti ferroviari di cui era dotata, particolarmente lampante nel caso della sezione centrale, attivata 34 anni prima, ma già insufficiente a rispondere al crescente numero di viaggiatori. La stazione in costruzione negli anni 20 del XX secolo fu definita come la cattedrale del movimento. Risaltano alcuni particolari curiosi, per esempio il fatto che ci fossero parti completate prima al secondo piano rispetto al primo piano.